tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador Porsche Chalk e Voodoo Band. Oggi voglio raccontarvi il restyling realizzato su questo baule in legno. I vecchi bauli hanno sempre tanto fascino, viene da chiedersi cosa abbia contenuto, chi lo ha posseduto e cosa abbia conservato al suo interno. È ciò che ha suscitato in me questo baule salvato, letteralmente salvato dalla discarica. Eh sì, perché doveva essere buttato via, ma mi sono fatta avanti per prenderlo e dargli nuova vita. Quando è arrivato in laboratorio era messo abbastanza male, impiallacciatura totalmente gonfia e irrecuperabile. Il progetto è quello di dare onore alla sua età e ai suoi difetti, realizzando tecniche anticanti che gli daranno l'aspetto vissuto e affascinante come solo la patina antica riesce a donare. Fregio cordone agrifoglio di Voodoo Band per arricchire i bordi del baule, il suo codice è TR7371. Olivia, il bellissimo verde oliva di Magic Paint, sarà il colore principale su una base molto materica. Sugar Paper per realizzare la decorazione con lo stencil Greca Liberty di Magic Paint. Set craquelé di Posh Chalk per accentuare l'anticatura con delle delicate e realistiche scrostature. Pigmento metallico Posh Chalk per dare un piccolo tocco di luce. Ed infine le cere Magic Paint per patinare, la cera neutra insieme alla cera marrone Wood Parfum. Troverete in descrizione l'elenco dei prodotti che ho utilizzato in questo restyling e il link al sito dove poterli reperire. Cominciamo con l'eliminazione dell'impiallacciatura, che come già detto sarà necessario rimuovere completamente. Arrivo fino alla struttura del baule. L'idea di lasciarla a vista con le assi e le loro fessure e gli incastri laterali in bella mostra non mi dispiace affatto. Saranno i punti di forza insieme agli altri difetti di questo bel baule. Una volta eliminata tutta l'impiallacciatura, procedo con la pulizia. Acqua calda, bicarbonato e ammoniaca e il lato abrasivo di una spugnetta per lavare bene. Generalmente questo passaggio è fondamentale per sgrassare la superficie e fare in modo che la pittura aggrappi. Come sappiamo, Magic Paint non ha bisogno di primer o di levigatura preventiva. Perché possa aggrappare bene, basta solo uno sgrassaggio profondo. Ma in questo caso si tratta di legno grezzo che, essendo poroso, assorbe bene di suo. Quindi questo passaggio non mi serve per rendere la superficie recettiva alla pittura, ma più che altro per pulire e igienizzare. Risciacquo bene con un panno pulito e morbido e continuo il mio lavoro. Un piccolo segreto per eliminare i cattivi odori dall'interno dei mobili, il profumo magico di Magic Paint. Dopo aver pulito bene con acqua, ammoniaca e bicarbonato anche l'interno del baule, miscelo un tappo di profumo ad un cucchiaino di sale fino. Unisco il composto ad 1 litro di acqua, l'acqua calda è consigliabile, e con una spugnetta, dopo aver mescolato bene, pulisco l'interno del baule. Il legno grezzo assorbirà la miscela e rimarrà all'interno un gradevolissimo profumo per tanto tempo. È importante tener conto però di 2 fattori. Il profumo non sostituisce la detersione delle superfici e non va utilizzato nella parte esterna dei mobili. Questo è molto importante. Per accentuare le imperfezioni della superficie, che di suo si presenta già ruvida al tatto e è abbastanza screpolata, do uno strato di stucco che però non stendo uniformemente dappertutto, solo dove ritengo di dover accentuare la matericità. Seguo la direzione della vena del legno e stendo lo stucco con una spatolina in silicone.
Con un pennello ovale da 60 e un mix di Enjoy, Dark Sand e Julius Grey di Magic Paint copro l'intera struttura con pennellate piene e corpose. Per ultimare la base materica aggiungo circa un cucchiaio di sabbia ad un po' di Enjoy e vado a picchiettare solo su alcuni punti. È il momento di applicare il fregio. Lo apporrò lungo il perimetro del coperchio e delle pareti laterali. Utilizzerò questo cordone non solo per abbellire il baule, ma principalmente per nascondere i frammenti di impiallacciatura che non sono riuscita ad eliminare e che sono rimasti proprio lungo i bordi. Scaldo il fregio con un fontermico facendo attenzione a distribuire bene il calore. La caratteristica peculiare dei fregi Voodoo Band è la loro flessibilità. Pur avendo le stesse caratteristiche del legno, hanno questa particolarità in più. Se scaldati si flettono e quindi sono facilmente adattabili a qualsiasi tipo di materiale e forma. Applico uno strato di colla sulla porzione di fregio che devo apporre alla superficie. La stendo con un pennellino in modo da distribuire la colla in modo uniforme sulla superficie del cordoncino e posiziono il fregio. Una volta posizionato, scaldo di nuovo e presso bene il cordone sulla superficie per far uscire la colla in eccesso e le bolle d'aria. Posso applicare la colla, se voglio o se mi è più agevole, direttamente sul supporto dove devo applicare il fregio. Quindi in questo caso posso stendere la colla direttamente sulla superficie del baule. Man mano che srotolo la bobina vado a riscaldare il pezzetto di fregio che devo incollare, perché via via che lavoro il fregio, che è molto sottile, tende a tornare rigido. Il tempo che il fregio impiega ad ammorbidirsi e quindi a flettersi dipende proprio dal suo spessore. Questo cordone, dicevo, è abbastanza sottile, quindi impiega poco tempo ad ammorbidirsi, ma con la stessa velocità tornerà ad irrigidirsi, quindi lavorare pezzettino per pezzettino diventa fondamentale. Un altro passaggio importantissimo per la corretta e soprattutto per la duratura applicazione dei fregi è il pressare bene la modanatura sulla superficie una volta posizionata. Come dicevo, in questo modo non solo eliminiamo la colla in eccesso, ma soprattutto eliminiamo le bolle d'aria, che se rimanessero fra la modanatura e la superficie ne comprometterebbero la corretta applicazione e quindi i fregi potrebbero non rimanere ben saldi alla superficie nel tempo. Bisogna dedicarsi un po' a questo passaggio, non bisogna avere fretta, in questo modo avremo la certezza che il fregio rimarrà lì dove lo abbiamo applicato per lungo tempo.
Nell'angolo, approfittando della flessibilità del fregio, non taglio il cordoncino, ma lo accompagno lungo la curvatura, aiutandomi con il phon per mantenerlo sempre flessibile e agevolare l'incollaggio. Nella parte finale scaldo il cordone e con un cutter taglio, come vedete con molta facilità, il segmento a misura. Continuo con l'applicazione del fregio sulla parte superiore. Se vogliamo riassumere il procedimento che dobbiamo condurre per applicare in modo corretto i fregi Voodoo Bend, possiamo racchiudere il tutto in 5 step. Step numero 1: scaldare. Step numero 2: stendere la colla. Step numero 3: posizionare il fregio. Step numero 4: scaldare nuovamente. Step numero 5: pressare. Nell'angolo della cornice superiore procedo con il taglio a 45 gradi. Scaldo bene e, seguendo la cornice dello stesso baule, con un tagliabalsa taglio. Il fregio appena caldo sembra una tavoletta di burro, si taglia con estrema facilità. Sovrappongo l'altro pezzetto di fregio, lo scaldo ancora e taglio seguendo l'angolazione della cornice. Sovrapponendo i due segmenti ho la certezza di avere la stessa misura e di far combaciare perfettamente le due estremità. Con Olivia, il verde oliva Magic Paint, ricopro tutta la superficie del baule. Uso il pennello ovale da 60. Abbastanza grosso e tozzo, questo pennello ingloba tanta pittura e la rilascia gradualmente. Questo è il pennello perfetto per la stesura della chalk paint, così corposa e gessosa. Le sue setole sono incline e lasciano un leggero segno di una pennellata profonda e calcata. Questo è l'ideale per l'effetto materico che voglio ottenere su questo baule e per le successive patinature. Essendo la superficie molto ruvida, alterno alle pennellate orizzontali che seguono la vena del legno delle pennellate circolari in modo da riempire di colore uniformemente tutta la superficie. Passo adesso alla decorazione. Con Sugar Paper e la mascherina Greca Liberty di Magic Paint realizzo uno stencil lungo i pannelli laterali e quello frontale. Prendo solo una porzione di stencil e lo riporto in maniera consecutiva in modo da creare un bordo decorativo. Con il tamponcino da stencil, abbastanza scarico di colore, vado a picchettare sulla mascherina. Sollevo, riposiziono e continuo il mio lavoro di decorazione. Con una gradazione più scura ed una più chiara del colore di base, ottenuta mescolando lo sugar paper al pepper blue, un blu molto intenso, e al clear sand Lavorio Magic Paint, procedo a realizzare dei chiaroscuri sul decoro in modo da dargli più tridimensionalità.
Questa tecnica di ritocco pittorico sullo stencil potete ammirarla e impararla in diversi tutorial della bravissima artista, decoratrice e restyler Alessandra Elia, una tecnica che lei insegna nei suoi corsi in collaborazione con Magic Paint. Sugar paper e rocher diluiti con più del 50% di acqua per patinare. Stendo con un vecchio pennello rocher in maniera molto disomogenea sul frontale del baule per cominciare e con un panno umido ben strizzato asporto l'eccesso di colore, lasciando un leggero velo sulla superficie. Di tanto in tanto rigiro il panno per usare i lati puliti, strofino e tampono per non lasciare segni troppo netti. Lascio colare adesso sugar paper e lo tampono con il panno. Con un mix di vintage e beautiful creo una sorta di color coccio abbastanza scuro con cui macchio qua e là la superficie. Colore sempre molto diluito e lo straccio per tamponare. Insisto con questa nuance un po' più scura sul fregio cordone in modo da sottolineare la profondità dei suoi rilievi. La patinatura è un elemento fondamentale quando si sceglie di dare un aspetto anticato ai nostri mobili. Attraverso i lavaggi di colore si crea quel velo che opacizza e ovatta i colori di base, dando un aspetto polveroso e invecchiato al mobile su cui viene effettuata la patinatura. È come se il velo del tempo si sia posato sulle superfici. Gestire questo passaggio è davvero molto molto personale. Si aggiunge colore o si toglie in base al proprio gusto, alla propria sensibilità, in base a ciò che abbiamo in mente di fare sul nostro mobile. È un momento per me molto rilassante e anche divertente. Con una levigatrice e una carta abrasiva media levigo tutta la struttura per enfatizzare i livelli di colore, lasciando emergere la base color tortora, lo stucco e il legno in qualche punto.
Ripulisco dalla polvere di levigatura con un panno asciutto e morbido e continuo. Voglio impreziosire il mio baule con una piccola chicca. Miscelo il pigmento metallico Bronze Alloy di Posh Chalk con l'apposita vernice trasparente, il Pigment Infuser, che serve a rendere fluidi i pigmenti metallici. Una volta fluidificato, stendo con un pennellino asciutto il mio pigmento color bronzo su questo piccolo ma dettagliatissimo fregio serratura Liberty, il cui codice è WUB0991, che poi applicherò a ridosso del buco della serratura del baule, di cui non esiste la toppa. I pigmenti metallici Posh Chalk sono naturali, non sintetici, ed essendo sotto forma di polvere si ha il completo controllo sulla loro consistenza, sulla consistenza che si desidera ottenere, e in base alla consistenza ottenuta, una volta fluidificato, con l'apposita vernice, con l'infuser, si può decidere di fare una velatura o un dry brush o, come nel mio caso, di avere una copertura totale. Utilizzo il kit Crackle di Posh Chalk composto da due prodotti. Un gel, il Crackling Gel appunto, che stendo per primo sulla superficie, e il Crackling Enamel, che stenderò in un passaggio successivo. Dobbiamo pensare a questi due prodotti come se fossero un componente A e un componente B. Il componente A è il gel Crackle, il Crackling Gel, e il componente B è il Crackling Enamel. Con un vecchio pennello comincio a picchettare il gel, quindi il componente 1, laddove voglio che si formino le crepette, e vado a prediligere i bordi, gli angoli e quei punti dove sono presenti maggiormente i difetti del mobile, per dargli ancora più visibilità e fare di loro il vanto di questo mobile. Picchettando il pennello, invece che tirarlo orizzontalmente o verticalmente, si creeranno delle piccole crepe a ragnatela, davvero molto molto realistiche, lo vedrete a fine lavoro. Una volta ben asciutto il crackling gel, il cosiddetto componente A, passo alla stesura del crackling enamel, l'ipotetico componente B. Con un altro pennello stendo il crackling enamel solo sulle parti dove ho steso precedentemente il gel. Il crackling enamel, quando comincerà ad asciugare, formerà delle crepe che andremo poi a sottolineare con la patinatura a cera. Il crackling enamel, il secondo componente, è una vernice trasparente simile ad un top coat, uno smalto che reagisce al crackling gel sul quale è steso, cominciando a creparsi e a rompersi, quindi a creare delle spaccature. Le crepe quindi non si formeranno direttamente sulla pittura, ma sullo strato più superficiale, ovvero su questo smalto che è a contatto con il gel craquelé. Con la cera neutra, la leggendaria e la cera marrone, la Wood Parfum di Magic Paint, procedo con la patinatura per completare il lavoro fatto con i lavaggi e per enfatizzare e sottolineare, come dicevamo, le crepe formate con il set craquelé di Posh Chalk. Procedendo poco per volta, stendo la cera marrone Wood Parfum direttamente sulla superficie, con pennellate energiche e movimenti circolari, per far sì che la cera
entri bene nelle fessure delle crepe e nei dislivelli dati dalla stesura materica e negli intagli dei fregi. Questo donerà maggiore profondità alla superficie e renderà la patina ancora più realistica. Con un panno rimuovo l'eccesso e dove ritengo che la cera marrone sia troppo presente e dove voglio che macchi meno, intervengo con la cera neutra, la cera leggendaria di Magic Paint, che ammorbidisce la cera marrone e ne facilita la rimozione. Man mano che la cera marrone, la Wood Parfum, si insinua bene nelle crepe, possiamo notare come queste, seppur in maniera discreta e moderata, saltano all'occhio. L'effetto finale è molto naturale e molto molto gradevole, mi piace tantissimo. Continuo così su tutta la struttura. Una volta finita la patinatura con la cera marrone, stendo un velo di cera neutra. Lascio passare qualche ora prima di stendere la cera neutra, per fare in modo che la cera marrone si cristallizzi un po'. La cera neutra mi servirà da protettivo e quindi la stendo con pennellate incrociate su tutta la struttura. Aspetto circa un giorno e con un panno pulito massaggio la cera neutra su tutto il baule. Ed ecco Memory Chest, un baule che mi fa pensare ad uno scrigno pieno di antiche memorie. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!